Domanda, ma chi ha detto che la tecnica del filet non va bene per l'abbigliamento? Sicuramente non io. Perché? Voi mi avete chiesto di insegnarvi come si fa a lavorare quella tecnica? Allora io l'ho trasformata in una maglia che è molto casual, molto giovanile, molto ariosa, soprattutto perché fa tanto caldo, almeno qui da me. Fa tanto caldo. E ve l'ho insegnata con una mattonella piccola. La tecnica del filet di base ha il multiplo di 3 e soprattutto la maglia alta viene lavorata in modo tale da avere la base molto più rigida rispetto a un punto alto normale. Io avevo bisogno di poco tempo per insegnarvi tutto quello che sapevo su questa tecnica, che poi è abbastanza basica. Di solito ci sono i classici crooner che andiamo a creare per il centro tavola, ma sarebbe stato noioso, quindi a me non mi piace annoiarmi e ho deciso di fare questa maglia. E ne ho fatto un'altra, quindi resta lì che ti farò vedere un'esplosione sia di colore ma anche di grafica. Anche perché quel punto là, quella maglia lì, io qui non riesco a fartelo vedere né su TikTok né su YouTube perché mi ci vorrebbero ore e ore di registrazione e fare fatica. Ma tu la puoi creare semplicemente imparando queste cose sul filet. Il multiplo, che è 3. Per quanto riguarda la maglia alta, la devi fare, si chiama anche maglia alta allungata, ma in realtà io ti dico solo di scaricarla in 3 passaggi e devi imparare a prendere le misure. Questa è molto larga, ma per scelta mia perché ho caldo, però mi sarebbe bastati anche solo 3 di mattonelle. Ma fa caldo e non sento la necessità di avere le cose appiccicate, almeno non a 40 gradi. Quindi l'ho creata in questa maniera per insegnarti come si fa. Poi mi è piaciuta talmente tanto che vorrei farvi una proposta e dovete rispondere nei commenti. Cosa ne pensate se andiamo a creare anche una borsa, magari degli accessori, tra un cappellino, una stola, eccetera? Nulla vi vieta di autogestirli. Sono molto soddisfatta del progetto, ma sono ancora più soddisfatta di quello che ti farò vedere fra poco. Però è un disegno talmente bello e importante che io faccio fatica nei tempi proprio fisici del social a far capire come si crea, anche perché quella grafica mi sono fatta aiutare anche dal mondo social per prendere le misure e il disegno in sé. Quindi è difficile che io lo possa far vedere, ma come ho detto prima, se impari la base di questa, riesci a fare quella e tante altre cose. Ora mi cambio, resta lì e ti faccio vedere cosa si tratta. E questa è la seconda maglia fatta con la stessa tecnica. La differenza tra quella precedente che è rosa e questa è che lì c'era il disegnino piccolino da seguire e le righe erano sempre le stesse. Qua invece abbiamo un disegno veramente grande, quindi è tutto da seguire dalla prima all'ultima riga. Il multiplo è sempre 3 per quanto riguarda i quadratini. Per quanto riguarda i punti pieni bisogna assolutamente andare a seguire a passo il disegno che voi desiderate. Qua ci sono questi schemi molto classici che ho applicato sia sulle maniche che sulla schiena. Non sono stata a riprodurre il davanti e il dietro uguale identico. Un progetto come questo è bellissimo perché è veramente elaborato rispetto alla semplicità del rosa, ma la mia difficoltà è riuscire a mettere tutto questo, compattarlo in un'ora di tutorial. È impossibile. Allora, quello che voi dovete fare è guardare il tutorial sul mio canale YouTube del rosa e capire il multiplo e come autogestirli nel leggere il progetto, dopodiché siete in grado di fare anche questo. Poi io ci sono sempre anche per darvi le informazioni se qualcosa vi sfugge. Io vi ringrazio dell'attenzione, se volete vedere dei video come questi bisogna semplicemente seguirmi qua sul TikTok, oppure se volete informazioni, imparare tecniche dell'uncinetto, domande ben specifiche, domande sia per quanto riguarda i filati che tecniche, che qualcosa che ti possa aiutare a facilitarti questa conoscenza per quanto riguarda il mondo handmade, seguimi anche sul canale YouTube. È completamente gratuito, non ci sono abbonamenti, non c'è niente. Tutto quello che a me serve da voi come sostegno è qualche like, qualche commento che mi aiuta a crescere assolutamente, perché magari ci sono delle cose che mi sfuggono, e soprattutto chi mi vuole sostenere proprio dal punto di vista economico per provare
filati nuovi, conoscenze nuove, ci sono le super chat, ci sono tanti altri regali che io apprezzo, soprattutto perché tutto quello che guadagno là va a finire nell'acquisto di filati nuovi. Io ho visto che vi interessano molto scoprire altri mondi rispetto a quelli classici che vi ho sempre proposto. Vi mando un bacio, noi ci vediamo al prossimo video progetto, intanto seguimi.